Ciao, sono Gianluca Scribano. Oggi è domenica mattina, sto facendo una passeggiata con mia figlia che si deve comprare un cappellino a Porta Portese e con la scusa faccio un piccolo video per farvi vedere il reparto di antiquariato di Porta Portese, che inizia da piazza Ippolito Nievo e va giù per via Ippolito Nievo. Una volta era molto più grande. Questo è un mercato grande, è uno dei più grandi d'Italia, il più grande di Roma. Ha inizio all'incirca nel dopoguerra. Si espande velocemente. Il mercato dell'antiquariato è sempre stato un mercato importante qui a Porta Portese, poi negli ultimi 15 anni ha seguito il declino che ha seguito tutto il settore, quindi adesso è la metà della metà di quello che era una volta, tant'è vero che io non ci vengo più e molti antiquari non vengono più qua a comprare. Oggi facciamo comunque una passeggiata, così ve lo faccio vedere. Andiamo. Una bella bancarella di libri. Acquistare qualcosina qui può essere tante volte anche molto conveniente, si paga senz'altro di meno del nuovo e senz'altro si aiuta anche l'ambiente e il riciclo. Una volta su questi spazi vuoti c'erano moltissimi antiquari che oggigiorno, come vedete, non ci sono più, sono stati sostituiti da robi vecchi. Questa è una bella bancarella, la vediamo. Guarda che bel cappello da bersagliere. Quanto viene il cappello, signora? 60. È tutto completo, non manca. Di solito li trovo senza piume, senza il davanti, invece questo è tutto in carta. 60 euro? Sì. Grazie. Le bancarelle di dischi sono sempre molto gettonate. Questo è artigianato. Sì, lo so, posso vedere. Visto qualcosa, amore? Un anellino, ma siamo matti! Quanto viene l'orologio in bronzo? Grazie. Io vorrei un mix in realtà, cioè tipo che ne so, la cucina. Questa è via Ippolito Nievo. Fino a qualche anno fa c'erano solo bancarelle di antiquari, adesso ci sono solo esclusivamente vestiti. Ovviamente non si parla soltanto di crisi del mercato dell'antiquariato, una parte del mercato dell'antiquariato si è trasferita altrove, quindi su internet, molto su eBay e su altri siti del genere, e anche una parte sui mercatini dell'usato in franchising, quelli che visito ogni tanto e di cui vi faccio ogni tanto i video. Diciamo che si è persa la consuetudine di invece di esporre l'antiquariato anche in mercati come questo. Quanto viene? Quello vale 4,50, io vendo 150. Grazie. Più piccolo di lui, ma non lo trovo più piccolo di lui. Il tizio vende i dischi a €1. Ho capito, ma saranno dischi che hanno già selezionato e gli hanno dato il valore di €1. Noi quelli che vendiamo a 10 euro perché valgono 10 euro.
Come si chiama il pittore? Quant'è la sua richiesta? 200? Ti guardavo ieri. Eh? Ti guardavo ieri, ho detto guarda. Com'è questo? È buono? Non lo so, a quanto può arrivare? Sto facendo un video su YouTube senza riprenderla, se le dà fastidio me lo dica che smetto. No, basta di riprendere. No, lei non la riprende. Sono arrivato a 150. 150. Io posso arrivare a 100, consideri che lo devo rivendere. Guardi, lo vendo io a 150. 120 gliela dai. No, perché la firma rimarrà illeggibile. È carino, è una cosa. Lei lo fa anni 40, anni 50? 20. 20? Sì. Un tipo di cornice così. Se vuole 100 euro glieli do e probabilmente lo venderò fra un anno. Perché le scorci che sono Questo è un bronzo antico. Attenzione, alzatelo da sotto perché è pesante la pietra. Ah, ok, pensavo fosse incollato. Grazie. C'ho quest'altro pure e quel toro. C'ho quell'aquila. Grazie. Maschere africane. Scusa, posso vedere quella? Quant'è la richiesta? Quanto chiedi? 150. Grazie. Ma guarda quanto è carino questo. Non ti piace? Questa è la fine di Viale Ippolito Nievo. Anche qui è assordante il silenzio. Una volta c'era un macello di gente che urlava, che ti chiamava, ovviamente parlo di antiquari. In questa via una volta c'erano commercianti di animali e soprattutto di uccelli di cattura, quindi appena catturati venivano qua e li vendevano. Per fortuna ovviamente questa pratica, che penso fosse illegale anche all'epoca, non c'è più. Belle queste? Sì, molto. Questi sono delle ammoniti fossili. Si chiama Firito. Questa viene dal Marocco. La visita sulle verne, quella dell'Afghanistan. Quanto costano queste qui? 10. 10. E le palle queste qua? Quelle 20, poi ce l'ha fino a 3 euro ce l'ha. 20 euro, 15 euro, 10 euro e quelle 15. Ok. Quelle a 10. Poi ce l'hanno anche piccolo piccolo, costano poco. Grazie. Roba psichedelica. Che bello.
un amico. Dammi 10, dai. Misura 40. Con questo puoi fare il cristallo Questo è un banco proprio interessante, questi sono pezzi di porfido. Questo è porfido verde? Porfido? Questi sono utili per fare le basi delle statue. Sto facendo un video, non vi riprendo a voi. Se vuole le lascio anche questi tagli li facciamo su misura se ha bisogno di una base o qualcosa. Ah, ok. Avete un laboratorio a Roma? In provincia di Rieti. In provincia di Rieti. Quindi posso riprendere? Carottaggi. No, è questo. Queste mezze colonne quanto costano? Dipende dal marmo, guardi. Hanno prezzi variabili. Questo è fiore di pesco? Sì. Quanto viene? Questo fiore di pesco a quanto sta? Quello lì 60. Ah, i miei amici sono andati via. Manda ogni tanto Questo è porfido, questo è un materiale molto raro. E dove lo prendete una cosa del genere? L'ha preso non so quanti decenni fa Claudio in Egitto, ci è andato con la jeep in Ok, Egitto ok. a caricarsi i blocchi. No, perché è introvabile. Anche, abbiamo un sacco di blocchi di questo, anche il verde antico, il serpentino va in Grecia a prenderli lui. Ok. Ci sono alcuni che ancora oggi va in Grecia a prenderli, mentre altri, con questo qua, ha i blocchi da 20 anni e insomma tagliamo questi. Va bene. No, vi vengo senz'altro a trovare. Io ho un negozio di antiquariato e mi servono questi materiali per fare la base delle statue. Questi ma montati su delle basi di Bianco Carrara. Non so se ce l'abbiamo Ok. qua nel magazzino. Ok. Questo è un campioncino piccolo. Ok. Però stamattina ne abbiamo venduto uno di porfido rosso così grande. Questo quanto costa? Claudio? Ma devo far vedere a Claudio. Sottopento. Questo 150. 150. Ok. Porfido nero. E porfido rosso li fai questi? Guardi, no, piccolini così li ho finiti, ce n'è uno grande che ho venuto proprio poco fa. Forse li rifaccio, forse. Più o meno la cifra è quella. Grazie. Grazie a lei. Prenda il biglietto da L'ho preso, visita. l'ho preso. Ah, molto bene, grazie. Ciao, grazie. Eh? Cosa? Vengono i reni di gatto. I regni di gatto? Ma non senti che eri davanti, scusa? Non mi pare bene sicuramente la coppia sarà sempre più efficace, quindi un po' più vicino in campo per il Germania. Ecco, giubbotti a 20 euro, questo per darvi un'idea delle fasce di prezzo. 50. Molti articoli sono usati, molti sono nuovi. La regola è senz'altro una diffusa convenienza economica. Ancora bigiotteria a 1 euro. Queste cose che qui vengono 1 euro si possono trovare nei mercati anche a 10 volte di più, quindi a 10 euro. Quindi se siete di Roma, se passate a Roma, venite a Porta Portese a comprare la bigiotteria. E non solo, ovviamente, i prezzi dei vestiti sono bassissimi. Pellicce usate a 20 euro. Le pellicce usate a 20 euro è veramente un prezzo eccezionale.
No, papà, io te lo sto solo dicendo, non è che ti sto chiedendo di comprare. No, scherzo, vabbè, la pelle no. Questo praticamente è l'antenato della macchina nostra. Vabbè, quando ripassa. Multivan della Volkswagen. Prego amico, la vuoi? No, grazie. Nominato però. 10 euro. Regalata? Quella regalata 10 euro. Grazie. Dammi 8 euro per te. No, no, questione di soldi, grazie. Allora, abbiamo finito il giro, adesso andiamo a ritirare il quadro comprato. Oggi è domenica, domani devo andare fuori Roma a prendere una bella vetrina che ho comprato in Abruzzo, poi martedì mattina alla riapertura tirerò fuori il quadro dal vetro, cercherò di capire la firma, magari voi mi aiuterete e poi deciderò quanto prezzarlo, ovviamente ve lo faccio sapere. Per il momento vi ringrazio, grazie di continuare a seguirmi e vi ricordo che se mi volete proporre dei vostri arredi è sufficiente inviare tramite WhatsApp ciò che avete al 333 31 04 172, entro 48 ore sempre e comunque vi rispondo. Grazie, una buona domenica a tutti.